carta Muji oppure notebook blocchi Muji. Sono realizzati in Indonesia o in Giappone, li trovate in una catena, quella Muji, si chiama così, negozi che sono nelle principali città, molto popolari ovviamente in Oriente, ma anche da noi sono presenti. Ho scelto di parlarvi oggi di questo quaderno, sono 30 fogli, rilegato molto bene, molto interessante anche questo, grazie alla collaborazione con gli iscritti all'associazione che mi fanno conoscere, io faccio conoscere qualcosa a loro, ma loro fanno conoscere qualcosa a me. Non avevo mai messo le zampe su un quaderno della Muji e devo ammettere che è realizzato molto bene e nel suo minimalismo è molto elegante, lo trovo piacevole, è bella la copertina perché è un bel cartonato rigido e questo consente di mantenere sempre gli angoli del quaderno a posto, protetti da eventuali sbrecciature, pieghette che non mi piacciono affatto. Questa striscia incollata sul dorso da una parte mi piace, ripeto, perché comunque anche bello l'abbinamento del colore, serve a proteggere, peccato perché nasconde invece una cucitura che questi quaderni possiedono, guardate un po', una cucitura a mano o comunque insomma fatta con le macchine, ma di tutto rilievo. Questo fatto consente per l'appunto di poter utilizzare il quaderno, vedete, aprendolo a 180 gradi senza avere invece il blocco collato che molto spesso ci crea quel tipo di problemi. Inoltre, essendo così ridotto perché sono 30 pagine, 30 fogli, non crea alcun disturbo nemmeno quando ci troviamo all'inizio o al termine del nostro quaderno. Una piccola gobba, sì è vero, si genera, però con man mano che lo utilizzeremo progressivamente si andrà ad ammorbidire, quindi nessun problema. Lo stesso, devo dire, avevo notato all'inizio quando l'ho aperto per la prima volta, ma come vedete si è adattato, e quindi riesco a scrivere con la pagina perfettamente planare. L'ho provato abbastanza in lungo e in largo. Questo è un quaderno che ha una rigatura da 0,6, non è il 5 mm ma è un 6 mm, sposta poco ma sposta abbastanza, perché quando andiamo ad utilizzarlo scopriamo che questo millimetro in più ci consente di avere degli stili, di adottare delle grafie volta per volta diverse, utilizzando mezza riga, utilizzandone una, due o addirittura tre a seconda del carattere che ci piace andare ad utilizzare. L'ho provata con tanti tipi di pennini, ora li vedremo un pochettino più nel dettaglio. La carta è avoriata e a proposito della carta fate attenzione che ci sono due tipi di prodotti, lo scopriamo dall'etichetta posta sul retro. Alcuni sono prodotti in Indonesia, altri in Giappone. Non ho provato la carta dell'Indonesia, però mi si dice che quella giapponese sia di una qualità superiore, leggermente migliore o comunque un pochettino più adatta alle penne stilografiche. Mi pare che sia persino contrassegnata con un high quality paper e comunque insomma sono cose che scopriremo nel tempo, e se qualcuno di voi già conosce può magari segnarmelo in calce al video, che sarà di utilità per tutti quanti. Bella l'intonazione della carta, non è indicata la grammatura, è una carta avoriata, la rigatura è così sottile che per fortuna si fatica quindi a vederla. La prima pagina, come sapete, la lascio bianca, ma vedete che anche la camera fatica a mettere in rilievo queste rigature che ci sono. Bene, mi piace perché sono una falsa riga messa semi nascosta che ci aiuta però quando dobbiamo andare a scrivere e ci dà insomma le coordinate per stare sempre un po' allineati. Non c'è grammatura, vi dicevo, potrebbe essere un 70 grammi, forse anche 80. La carta, vedete? Maltrattandola un po' tenderebbe a portare i segni del maltrattamento, cioè la fibra non è poi così elastica e lo si sente anche quando effettivamente ci si fa apporre il pennino. Bello il contrasto di questa offerta da questa carta perché è una carta comunque abbastanza lucida, abbastanza luminosa, e quindi anche gli inchiostri, per esempio
mi piace molto utilizzare questo marrone oppure anche questo arancione con un pennino decisamente più generoso, quello stab, crea un bel contrasto e anche un bel effetto, se vogliamo, un pochettino più vintage, cosa che comunque non viene a mancare anche con colori un pochettino diversi, come per esempio questo viola del De Atramentis. La carta non mi ha dato problematiche di sorta, l'ho provato anche per esempio con questa con la Century, il pennino Soft Fine, che insomma non è certamente il pennino più delicato, su alcune carte spacca e rovina persino le fibre superficiali, quindi tenderebbe allo spiumaggio. Qui, pur mantenendomi leggero e poi insomma anche con questo bel inchiostro, non ho avuto problemi di sorta. Ho fatto un confronto rapido anche con il Soft Fine della Falcon Elabo, che però è un pochettino più arrotondato in questo senso, e non ho avuto problemi di diffusione laterale. La parte diciamo cromatica dell'inchiostro viene resa molto bene, e laddove utilizziamo degli inchiostri ricchi di shading come il mio amatissimo Ancient Copper, su un pennino ovviamente che poi riesca anche a mettere in evidenza queste sfumature, le ritroviamo tutte. E infatti vedo che Marco ha scritto bello davvero, sì. L'ho provato anche con degli inchiostri molto particolari, sono quelli che mi ha così omaggiato Ernesto Casciato. Sono degli inchiostri per stilografiche, ma comunque muovono ovviamente dall'esperienza ferrogallica. Questo per esempio è il pennino della Platinum Ultra Extra Fine. Non ho avuto alcun problema di sorta. Ho notato solamente con quello della Falcon, che è questo qui sotto, qui l'ho utilizzato con un carattere ben più ampio, utilizzando appunto 2 talvolta 3 righe, ho notato che tende un pochettino ad allargarsi, ma lo attribuisco più alla qualità dell'inchiostro che a quello della carta. Infatti qui sotto l'ho provato con un pennino che è il Waverly, come vedete sta benissimo in riga. Qui sono stato addirittura entro le righe da 0,6 mm, e anche un po' di palestra con il pennino CM, che come vedete sta abbondantemente entro i limiti. Significa che la carta riesce comunque ad assorbire bene l'inchiostro e non a diffonderlo in maniera errata. Per verificare la resa cromatica l'ho provato con degli inchiostri abbastanza simili, partendo da questo sepia di Pilot, eccolo qua, al Ferril Wheels, il Candy Marsala, che mi piace un sacco, allo Spray Brown, e come è possibile osservare le tonalità sono rese molto bene, cioè si vede chiaramente che si tratta di un inchiostro o di un altro, con tutte ovviamente le caratteristiche che ciascun inchiostro porta con sé e racconta di sé. Bene, non ho trovato grandi variazioni nel momento in cui l'inchiostro si asciuga e passa del tempo, perché queste sono delle prove pregresse, e anzi sono stato colpito di come le sfumature siano comunque rimaste sempre ben visibili, sempre ben leggibili e riscontrabili dell'inchiostro che ho utilizzato per la sessione. Anche il tratto del pennino trovo che sia mantenuto, cioè non viene un po' impastato come talvolta capita sulle carte di qualità un po' diciamo economica, perché non dimentichiamo che alla fin fine si tratta anche di un blocco che si riesce ad acquistare insomma con pochi soldini. L'ultima prova l'ho fatta con la Blue Dew, che ha un pennino veramente tagliente, come ho scritto qua. Questo è un pennino che spesso mette in crisi le carte, ma anche gli inchiostri, creando spiumaggi a go-go. Qui non ce n'è traccia, quindi posso dire di essere pienamente soddisfatto. È una carta che mi piace, mi è piaciuto il blocco e credo che lo adotterò anch'io per le mie cose.
La carta Muji si vende anche in fogli A4, in fogli di diverso formato, mantenendo sempre le stesse caratteristiche, e quindi insomma mi pare una bella scoperta, una di quelle che credo avervi raccontato anche nel video delle scoperte del 2022. A voi tutti amici grazie, soprattutto a tutti coloro che mi aiutano a scoprire quante cose ci sono nel mondo delle penne stilografiche e che ovviamente Marco Chiari non conosce, quindi grazie a Stefano per avermi fatto conoscere e prestato questo bellissimo quaderno. L'unione fa davvero la forza. Ciao a tutti!